L'insalata bucaneve è un'insalata che ho imparato a fare dalle parti della Svizzera, Austria, quelle parti lì, no? La fanno in primavera, l'hanno chiamata così perché sembra un po' quando vengono fuori i bucaneve dalla neve in primavera, tutti. È buonissima, eh? Adesso la faccio, vi faccio vedere anche una bella maionese furba furba. La base è di verdure crude, adesso vi faccio vedere, le facciamo marinare in un sistema facilissimo. L'importante è che ci sia il finocchio, poi il resto delle verdure fate un po' come volete. Io ci metto la carota per iniziare, una bella carotona, tagliamo a metà, gli facciamo il piede per farla stare seduta e poi la tagliamo a strisce lunghe perché la dobbiamo tagliare a julienne. Naturalmente se avete una macchinetta, quella che ve le taglia a julienne lei, va bene lo stesso, però devono essere tagliate a julienne, non a pezzettini, non a cubetti, julienne, ma che belli! Carote fatte, naturalmente se avete la mandolina fate prima, solo che io oggi non avevo voglia di sporcarla. Una bella gamba di sedano, va bene anche il sedano rapa, gli diamo una schiacciatina, tagliamo a metà, una sopra l'altra e facciamo come le carote. E adesso mezzo finocchio. Mi raccomando di lavorare ordinati, da una parte le verdure che non servono subito o gli scarti e dall'altra parte la roba pulita e in mezzo noi usiamo mezzo finocchio. Bello fresco, ho tirato via la buccia più grossa che la userò per fare qualcosa d'altro stasera. Il finocchio me lo tagliate con dentro il cispone centrale, così restano le fettine attaccate e lo tagliamo sottile sottile, partendo da una parte e andando verso quell'altra. Raccomando, attenzione alle ditine. Ecco, il finocchio deve essere sottile, guardate, lo vedete com'è? È molto sottile, fatto come delle scaglie. Qui dentro ci possiamo mettere anche delle altre verdure, zucchine grattugiate per esempio, dei rapanelli tagliati sottili, quello che più vi piace, non i pomodori perché fanno troppa acqua. Adesso una cosa molto importante, dobbiamo fargli tirar fuori tutta l'acqua e far appassire un po' le verdure, perciò mentre prepariamo gli altri ingredienti di un'insalata, questi qua gli mettiamo un po' di sale, gli diamo una giratina e li lasciamo 10 minuti lì da parte. Così il sale gli tira fuori tutta l'acqua. Intanto dunque che le nostre verdurine cacciano l'acqua e si ammosciano, prepariamo altri ingredienti. Allora, la ricetta prevede che ci sia dentro dell'emmental e del prosciutto cotto, ma se non volete metterci l'emmental va bene il gouda, quello con la carta rossa, va bene un grana giovane. Se non volete metterci il prosciutto cotto, ci mettete altre cose, che ne so, i pomodori secchi per esempio, oppure dell'uovo sodo, ecco, l'uovo sodo ci sta benissimo, oppure non ce lo mettete proprio. Tagliamo a striscioline, deve essere un formaggio sodo comunque, se no vi viene fuori un pasticcio. Teniamo da parte il formaggio ma senza mischiarlo alle verdure, ce lo teniamo qui in un angolino. 2 o 3 belle fette sostenute di prosciutto cotto e anche prosciutto cotto qui col formaggio. Guardate, giusto il tempo di tagliare il prosciutto e il formaggio, come ha iniziato a buttare fuori l'acqua. Adesso noi queste verdure le dobbiamo spostare da qua. Le mettiamo su 2 o 3 strati di carta assorbente. Così cacceranno ancora acqua e in più si asciugheranno, perché a noi ci serve asciutto, perché sennò dopo quando andiamo a condire con la maionese furba ci viene la pozzanghera sotto l'insalata e noi non vogliamo la pozzanghera sotto l'insalata, quindi impacchettiamo bene dentro qui e intanto che facciamo la maionese furba questo si asciuga e si ammosciano. Per condire la nostra insalata possiamo usare la maionese classica, ve la fate, ve la comprate, potete usare della senape, oppure possiamo fare una maionese furba che è praticamente senza olio, vegetariana. Io la uso, la faccio col mais, il mais è una scatoletta normale scolata e la butto dentro, una scatoletta intera, sono 140 grammi di mais cotto, scolato, pizzichino di sale, qualche goccia di limone, poco, ecco, meno di mezzo cucchiaio, e un cucchiaio di olio d'oliva, un cucchiaio, non di più. Mentre invece maionese normali per 100 grammi di maionese il 90% è olio. Ripeto, 140 grammi, scatoletta piccola di mais scolato, poco sale, poco limone, poco olio d'oliva e chiudiamo. Frullatore potente, altrimenti vi si sentono le bucce dopo.
Ecco, io ci ho messo un minuto, naturalmente se avete un frullatore un po' meno potente ce ne vorranno 3 o 4. Questo è il risultato, ha un nome, si chiama salsa maia, è un po' più morbida della maionese classica. Allora, le nostre verdurine, guardate come è inzuppata la carta, ha cacciato fuori un mucchio di acqua, adesso sono appassite, guardate, potrei strizzarlo da quanta acqua ha dentro. Se lo vedete ancora molto bagnato, come in questo caso, prendete la carta asciutta e tamponiamo. Aggiungiamo il nostro prosciutto e il nostro formaggio tagliato a striscioline, ci aggiungiamo la nostra salsa maia, mischiare. Ecco, vedete, non è inzuppata di condimento, si devono vedere le verdure, sono ancora belle croccanti, anche se un po' appassite. Formaggio grana, un formaggio duro a scaglie. Mettiamo la nostra insalata bucaneve su un piatto, su un vassoio, in una ciotola, dove preferite. Sta bene col bianco, però vabbè, mettetela dove preferite voi. Ecco, non schiacciatela come un'insalata russa, lasciatela bella arieggiata, appoggiata, vedete come soffice, ecco, lasciatela così. E ci mettiamo un po' di primavera, un po' di verde, del finocchietto, del prezzemolo, quello che avete, basta che sia verde, che sia bello, che sia fresco. E per ultima gli mettiamo la neve. Insalata bucaneve.